Si dice sovraccarico o sopraccarico, soprabito o sovrabito. Insomma, si usa la P o la V. Questo è uno dei più grandi dubbi che gli studenti di italiano hanno. In questo video parleremo proprio di questo argomento. Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Dunque, come dicevamo, P o V. Innanzitutto vediamo quale delle due forme è giusta e quale è sbagliata. Ebbene, sono entrambe corrette, ma pur avendo significati simili, si usano in contesti diversi. Vediamo insieme le principali differenze e i contesti d'uso. E cominciamo da sovra con la V. Questo prefisso è usato principalmente in contesti tecnici, scientifici, formali e quindi prevalentemente astratti. E chiaramente ha una sfumatura di sopra, ma astratta, quindi nel senso di superiorità, eccesso, indicando quindi qualcosa che è al di sopra di un certo limite, che sovrasta. Vediamo un po' qualche esempio per chiarire meglio. Sovraccarico. Sovraccarico significa che c'è un eccesso di carico, quindi si è sopra ma in maniera astratta. Per esempio, il sistema è in sovraccarico o il sito web è in sovraccarico a causa dell'elevato numero di utenti. Sovrappeso, che indica appunto superiorità, nel senso di peso superiore al normale, quindi peso in eccesso rispetto al normale. Ad esempio, il medico ha diagnosticato un problema di sovrappeso in Luca. Sovrastruttura, che non è altro che una struttura aggiuntiva, superiore. Ad esempio, la sovrastruttura dell'edificio è stata rinforzata, quindi che si trova a un livello superiore. Dunque, come potete vedere, in questi casi sovra è utilizzato per indicare un'azione o una condizione che eccede, che va oltre un certo limite. E sopra, invece? Allora, innanzitutto il prefisso sopra, a differenza di sovra, è un po' più comune nell'italiano quotidiano, parlato, colloquiale e viene utilizzato in senso più concreto, principalmente per indicare la posizione fisica nello spazio al di sopra di qualcos'altro, quindi fisicamente al di sopra di qualcos'altro, ma non nel senso di superiorità o eccesso, solo fisicamente sopra. Per esempio, soprammobile, che è un oggetto decorativo che non ha altra funzione se non appunto quella di decorare, che viene posto sopra un mobile. Ad esempio, quel soprammobile è un regalo di mia nonna. Sopravveste è un tipo di indumento, in realtà più comune nel passato, che si indossa sopra, quindi fisicamente sopra, agli altri indumenti. Ad esempio, la sopravveste medievale era spesso riccamente decorata. Soprabito, che è invece di solito un cappottino o una giacca, indossati sopra altri vestiti, per esempio per uscire. Anche se è primavera, oggi fa un po' freddo, quindi ho deciso di uscire con il soprabito. Sopracciglia, che sono queste qui, che si chiamano così perché appunto sono fisicamente messe sulle ciglia. Per esempio, le mie sopracciglia sono molto folte. Molto non direi, però, insomma, questa è l'idea. Sopraindicato, che significa che è stato fisicamente indicato in precedenza, diciamo sopra, per esempio in un documento. Una volta compilati questi documenti, bisogna consegnarli all'ufficio sopraindicato. Soprannome, che non è altro che un nome con cui la gente che ci conosce molto bene ci chiama e che non è il nostro vero nome, ma un nome posto sopra
il nostro vero nome. Per esempio, il soprannome di Marco è Pollice Giallo perché è negato con il giardinaggio. In tutti questi casi, come potete vedere, quindi sopra, il prefisso sopra, indica semplicemente la posizione fisica di un oggetto sopra un altro. E dunque, per ricapitolare, la scelta tra sovra e sopra dipende dal contesto e dal significato specifico che si vuole esprimere. E quindi vediamo un po' le linee guida generali. Innanzitutto, come dicevamo, il contesto formale per sovra, colloquiale per sopra. Poi proprio il significato, perché sovra indica un senso di superiorità o eccesso, quindi piuttosto astratto, mentre dall'altro lato sopra indica semplicemente la posizione fisica e quindi più concreta. Detto questo, si può affermare in generale che sopra, quindi le parole formate con sopra, sono di più, per ovvie ragioni, perché si usa di più nella vita di tutti i giorni. Attenzione però, è bene ricordare che nel caso di parole che cominciano con consonante, entrambi, quindi sia sovra che sopra, molto spesso causano il raddoppiamento della consonante iniziale. Ecco perché avremo per esempio sovraccarico con 2 C, sovrappeso con 2 P, sopravvalutare con 2 V. Nonostante questa regola, o meglio questa tendenza, si possono comunque trovare alcune poche parole, soprattutto quelle di formazione più recente, che invece non presentano questo raddoppiamento, come sovratensione, ma sono più rare. Nel caso invece di parole che cominciano con vocale, quest'ultima si cancella. Quindi per esempio sovrabbondante invece di sovraabbondante, soprabito invece di sopraabito. Io spero di aver fatto un po' di chiarezza su questo argomento, che creava molte difficoltà ai miei studenti e probabilmente anche a molti di voi. Fatemi sapere nei commenti se vi è stato utile e perché no scrivete una bella frase di esempio. Però io so che c'è un'altra cosa che crea molta confusione agli studenti di italiano, e cioè l'uso di più e tutte le sue varianti, in più, di più. Se volete saperne di più su questo argomento, potete guardare il video dedicato proprio a lui, che trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, potete passare dal nostro sito learnow.com e iscrivetevi alla newsletter se ancora non lo avete fatto. Lasciate un mi piace a questo video se vi è stato utile e iscrivetevi al canale, e non dimenticate di seguire Learnow anche su Instagram, su X, su Pinterest, su Twitter, su Facebook, su TikTok, per tutti gli altri contenuti esclusivi che pubblichiamo lì. Con questo è tutto, io vi saluto per il momento, ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video.